chiedi a noi che siamo tue creature e cibo del grangiule che manto tuo regale, ci segni che servire e regnare. Il cammino di Gesù con i suoi discepoli verso il Monte degli Ulivi raggiunge un podere chiamato Getsemani. È un termine ebraico che significa frantoio dell'olio. La tradizione lo identifica con una grotta in cui si trovava il torchio per spremere le olive e intorno un grande giardino pieno di alberi di olivi. Evidentemente Gesù conosceva il proprietario di questo podere, il quale lo accoglieva ripetutamente quando, anziché tornare a Betania, il maestro voleva fermarsi più vicino a Gerusalemme. Così in quella notte tragica Gesù con i suoi discepoli entra nel Getsemani e, come aveva detto Abramo ai suoi servi mentre stava per salire sul monte del sacrificio, anche Gesù dice ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Viene richiamato il sacrificio di Isacco e Gesù nello stesso tempo è Abramo e Isacco, è colui che si fida di Dio ed è il figlio che è pronto a dare la vita. Ma non si allontana da solo, prende con sé 3 discepoli, gli stessi 3 che aveva scelto perché fossero sul monte testimoni della sua forma divina. Pietro e i 2 discepoli di Zebedeo lo seguono un po' più lontano, mentre gli altri si fermano a dormire nella grotta del Getsemani. Gesù e i 3 si allontanano in mezzo agli olivi e Gesù cominciò a provare tristezza e angoscia. La scena notturna del Getsemani evidenzia tutta l'umanità di Gesù. Egli soffre tristezza e angoscia prima delle sofferenze fisiche che dovrà affrontare nella passione. C'è una passione spirituale, c'è il dolore, la delusione, l'amarezza del fallimento umano che Gesù riscontra nei confronti delle autorità, del popolo, dei suoi stessi discepoli. Per questo l'Evangelista mette sulla bocca di Gesù l'espressione: la mia anima è triste fino a morire, è triste da morire. In greco adopera l'aggettivo raro perilupos, che ritorna ben 3 volte in un ritornello che caratterizza i Salmi 41 e 42. Come la cerva anela i corsi d'acqua, perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi. Adesso Gesù prega con le parole di quell'antico salmo. L'anima sua è triste, circondata da un dolore che lo porta alla morte. Chiede ai discepoli: restate qui e vegliate con me. C'è l'espressione umana del desiderio di amicizia, di vicinanza con qualcuno che capisce, che colma la solitudine. Gesù avanza un poco e cerca il contatto con il Padre. Cade con la faccia a terra. È un motivo apocalittico. Il dolore, la tristezza, l'angoscia di Gesù lo portano ad un gesto di prostrazione. È un gesto di reverenza grande. La troviamo citata nel libro di Daniele, molte volte nell'Apocalisse di Giovanni, come azione di chi adora la maestà divina. Gesù è presentato da Matteo in atteggiamento orante, come colui che adora il progetto del Padre. E si rivolge a lui con confidenza: Padre mio,
se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Gesù ha insegnato a pregare Dio come padre, perché egli stesso sente di essere figlio e si rivolge a Dio con la confidenza di chi lo chiama Padre mio. E gli parla del calice, è una immagine metaforica. Non è più il calice eucaristico, diventa il calice della passione, della sofferenza, della morte. È una espressione di tipo proverbiale, derivata da alcune espressioni dei salmi, che si adoperava nel linguaggio aramaico corrente. Il calice della morte è la sofferenza, è bere quel momento difficile che segna la fine della vita. Gesù umanamente ha paura della morte, ha paura della sofferenza, sente questo calice della passione come un peso tremendo che lo schiaccia e umanamente chiede se è possibile un'altra strada, ma è pronto a fare la volontà del Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu. Gesù è il modello della preghiera e soprattutto della vita del discepolo. Gesù ha insegnato come maestro e come testimone, ha mostrato quella fiducia filiale. Quello che vuoi tu, Padre mio, lo voglio anch'io, nonostante sia triste da morire. Tornò poi dai discepoli e li trovò addormentati. Si rivolse a Pietro, che è un po' figura corporativa di tutti i discepoli, tant'è vero che gli parla al plurale. Non siete stati capaci, non avete avuto la forza di stare svegli un'ora sola. Di nuovo un altro insegnamento prezioso: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. L'esortazione che Gesù rivolge ai discepoli equivale ad una formula di preghiera che ha inserito nel Padre Nostro: non abbandonarci alla tentazione. Propone ai discepoli un atteggiamento sveglio di preghiera, cioè di relazione consapevole con Dio, per non entrare in una situazione disperata, di lontananza. Non chiede di non essere provati, ma di non essere abbandonati nel momento della prova. Perché se si entra consapevoli e in unione con il Padre, la tentazione viene attraversata, superata e vinta. Non basta lo spirito pronto. A parole Pietro era disponibile a seguire Gesù e a dare la vita, ma di fatto poi ha paura, scappa, rinnega. La carne è debole, la umanità è fragile. C'è uno spirito con una volontà disponibile, ma di fatto poi nel momento della prova non c'è la forza. I discepoli che dormono, che non vegliano e non pregano, costituiscono per Gesù una autentica delusione, sono una causa della sua tristezza. Per la seconda volta si allontana e continua una preghiera analoga: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Ancora il richiamo al Padre nostro, è la stessa terza invocazione dell'orazione del Signore: sia fatta la tua volontà. Gesù ha insegnato a pregare così, Gesù prega così. Chiede a Dio che il progetto del Padre si compia. Dice: la mia volontà sta nel fare la tua volontà. Dimostra veramente di essere il figlio che ha un'unica volontà con il Padre. Quando torna, trova i discepoli ancora addormentati, con gli occhi pesanti. Non c'è conforto umano in Gesù. E per la terza volta si allontana e prega con le stesse parole, finché
dopo molto tempo, ritorna dai discepoli. E forse più che dire con ironia dormite pure e riposatevi, il testo greco potrebbe essere tradotto con una domanda di stupore meravigliato e addolorato: dormite ancora e vi riposate? Ecco, l'ora è vicina. Adesso la formulazione solenne annuncia che il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. È il senso di tutta la passione. Liberamente Gesù, che è il Figlio dell'uomo, il glorioso inviato di Dio per la salvezza del mondo, viene consegnato nelle mani di uomini peccatori. Sembra che il peccato abbia la vittoria, perché ghermisce l'unico giusto e lo distrugge. In realtà, quella consegna libera che il Figlio fa realizza la volontà del Padre, che è la vittoria sul peccato. Alzatevi, andiamo. Gesù non invita a dormire e a riposarsi, bensì ad alzarsi. Chiede ai discepoli che stiano svegli, che preghino e che si alzino. È un imperativo di risurrezione, equivale a risorgete e andiamo insieme. Colui che mi consegna è vicino, ma è Gesù stesso che si consegna. La sua tristezza umana ci insegna a pregare nel momento della difficoltà, perché non cadiamo quando siamo in tentazione, perché la nostra carne debole sia rafforzata dallo Spirito di Dio che è forte e può guidarci a fare sempre e bene la volontà del Padre. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati, e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai suoi discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Ah